Ragazzi, Maxi Enduro ancora protagoniste su Moto.it, adesso si passa alla categoria fino a 1000, grazie soprattutto all'arrivo della Husqvarna Norden 901. È un arrivo molto importante perché segna il debutto di Husqvarna nel mondo delle Maxi Enduro. Lo fa appunto con la 901 che ha le ruote tipiche da fuoristrada, 21 pollici davanti, 18 dietro, tubeless a raggi, motore bicilindrico parallelo da ben 105 cavalli e 899 cc. Sospensioni adatte anche ai viaggi off-road perché abbiamo la forcella VP Apex da 43 mm con ben 220 mm di escursione davanti e 210 dietro. Husqvarna poi ha una dotazione molto ricca dal punto di vista elettronico perché dispone del cornering ABS fondamentale per la sicurezza, ma anche delle mappe motore, del controllo di trazione regolabile e della strumentazione TFT. Costa 15.090 euro, in questo caso arriviamo a 15.290 euro perché è dotata anche della mappa Explorer per chi andrà fuori strada e avrà in questo caso addirittura 9 livelli di regolazione del controllo di trazione. Poi adesso vedremo anche che la dotazione è molto ricca perché di serie c'è anche il cruise control, quindi è adattissima per viaggiare e persino nella guida sportiva dispone del quick shift, dell'assistenza elettronica alle cambiate, sia a salire che a scendere. Ovviamente lo sapete già, avete già visto le prove su Moto.it, la 901 Norden ha una base meccanica in comune con la KTM 890 Adventure R. Telaio in acciaio a traliccio, forcellone in alluminio e il motore è di origine KTM. Ma quanto sono poi diverse la Norden e la KTM 890 Adventure R? Siamo qua proprio per dirvelo, le abbiamo pesate, messe al banco, giusto Maurizio GC? Dietro il casco c'è Gix. Ciao Gix! Ciao Andrea! Che belle moto che abbiamo qua oggi! Non è tutta, perché abbiamo appena cominciato con le prime due, abbiamo tante cose in comune ma anche delle differenze e per capirle abbiamo testato in tutti i modi le moto su strada e in fuoristrada, provando anche le velocità massime, i consumi, perché le moto comunque hanno delle differenze nel DNA molto importanti. Husqvarna presenta la 901 come una moto da viaggio, una Globetrotter molto comoda anche per il passeggero e poi Gix lo sapete che quando c'è da provare le moto da passeggero è infallibile, mentre la KTM strizza l'occhio al fuoristrada. Infatti le differenze sono molto importanti. Abbiamo una seduta della sella differente, 88 cm in questo caso, 85-87 regolabile invece sulla Norden. Differenze molto importanti anche sulle sospensioni, sempre VP ovviamente in casa KTM, però abbiamo la forcella Explore da 48 mm di diametro contro 43 dell'Apex di Husqvarna, 240 mm di escursione contro 220, ma poi Gix cambia anche il serbatoio, sembra uguale, serbatoio basso, la tecnologia è la stessa, tecnologia ovviamente la stessa, però è molto diverso perché abbiamo a livello di capienza non tanta differenza, abbiamo 20 litri sulla KTM e 19 sull'Husqvarna, quindi siamo lì, però KTM è sensibilmente più stretto. Quindi la zona proprio delle gambe. Sì, si stringe in maniera molto diversa e anche la sella è molto diversa. Però adesso l'abbiamo messa proprio a confronto perché lo sappiamo, no? Sembrano due moto a livello di DNA uguali, però nella prova su strada e in fuoristrada le differenze sono state molto importanti. Non poteva finire qua questa comparativa 900-1000 senza la GS. La BMW GS, lo sapete, è uno dei brand più importanti nel mondo Maxi Enduro. In questo caso non abbiamo la Boxer, ma abbiamo una cilindrata perfetta per un confronto omogeneo nel terreno 850-1000. Abbiamo la BMW F850 GS con un nuovo tester, il Ghiso. Ciao Marco! Ciao a tutti! Ci chiedete sempre tester giovani, lui ha 25 anni, esperienza nell'enduro, con i viaggi un po' meno. Ammettiamo che è un po' meno. Però quella ci serve proprio il commento di chi è alle prime armi con queste moto e quindi è un commento molto, molto spontaneo. Gix, a te la parola sulla GS850. Ah, che bello! Dunque, GS850 modello 2018, naturalmente qui è stato ulteriormente evoluto. Quella che vedete qui è una versione full optional, quindi vi dirò poi dopo che cosa comporta negli allestimenti. Il modello lo conosciamo molto bene perché comunque è un motore bicilindrico 853 di cilindrata, bicilindrico parallelo, doppio contralbero, quindi poche vibrazioni. Di serie qui c'è una TFT da 6,5 pollici, l'ABS Pro e il controllo di trazione dinamico sono di serie questa volta, Andrea, quindi abbiamo una moto già confezionata come si deve. Ruote da 21 ma da 17 posteriore. Sempre tubeless. Sempre tubeless, ruote a raggi tangenziali
pneumatici tubeless. Qui la gommatura poi è un pochino più stradale. Vuoi che ti spieghi altre cose? Approfondiamo dopo il discorso? Andiamo dopo. Okay. Importante dirvi subito che anche a livello di altezza di sella si pone molto vicina a queste moto. Siamo 8,60. Siamo esatto. 86 cm contro 85-87 e 88 la più alta. Adesso Marco, prendi il casco che allontaniamo un po' la moto e chiamiamo la quarta contendente alla sfida. Non poteva mancare nell'ambito 900 GX la Triumph Tiger 900 Rally Pro, quindi la moto più equipaggiata della gamma Tiger 900. E se Ghiso è un motociclista diciamo alle prime armi perché ha 25 anni, qua abbiamo un motociclista comunque giovane, vedete è un po' più macchinoso togliere la maschera e il casco da cross. Abbiamo il nostro tester, lo vedete su moto.it con le moto da trial, qualche volta anche con le Max Enduro. Per oggi Ricky Vitali passa dal trial, dai confronti con Tony Bu, passa ai confronti con GX, il perfetto il Ghiso. Buonasera a tutti. Ciao Ricky, dal trial a una Tiger 900 a 3 cilindri, ti abbiamo triplicato. Un po' grandicelle, diciamo così, dai. Però sono molto divertenti, dai, ci siamo divertiti anche oggi. Che era per metterti un po' in difficoltà, se no è leggera, facile. Sì, Qua però, puoi dai, dirlo, la scuola del trial ti insegna a guidare qualsiasi cosa, assolutamente, no? È sicuramente un ottimo viatico, ti aiuta nella sensibilità, ti aiuta quando devi accelerare, cioè lo consiglio a tutti, Infatti non le guidi tantissimo le Max Enduro perché sei un trailista, però è incredibile vedere la sua esperienza di guida, lo porta a guidare dai primi metri subito in fuoristrada le Maxi in maniera molto semplice. Però adesso andiamo a bomba sulla Tiger 900, non poteva mancare perché abbiamo scelto di confrontare le moto GX fino a 900 col 21 pollici anteriore, quindi moto da viaggio di cilindrata media grossa, perché una volta erano maxi moto, lo sono ancora oggi, senza andare oltre i 1000. Sappiamo benissimo che in questa categoria c'è anche una protagonista del segmento Max Enduro che è la Honda Africa Twin, però abbiamo scelto di lasciarla fuori perché comunque ha un vantaggio concreto di 200 cc che non sono poco quando si confrontano queste moto, e soprattutto dell'Africa Twin 1100 trovate già la comparativa su moto.it di un anno e mezzo fa proprio con la Tiger 900, quindi guardatela su moto.it. E oggi ci dedichiamo a queste moto fino a 900. Fino a 900 ci sta perfetta la Tiger 900, altro che. Rally Pro, quindi la versione full optional. Full optional vuol dire che parte con un prezzo base di 16.200 euro, che la pone sopra le altre, però attenzione, poi vedremo con gli optional che è addirittura conveniente perché dispone veramente di tutto l'immaginabile. Componentistica di grande pregio con impianto frenante Brembo Stylema, cerchi a raggi tangenziali, gomme tubeless, sospensioni Showa completamente regolabili, con un'escursione molto importante perché la Rally 900 ha 240 mm di escursione davanti, proprio come la KTM Adventure 890R, quindi quella più fuoristradistica se la gioca con la Triumph. Strumentazione TFT, sella regolabile 85-87 cm anche lei. Esattamente. Ma il bello della Pro che ha la sella riscaldata anche per il passeggero, manopole riscaldate, quick shift, c'è veramente di tutto di più. Sicuramente mi sono perso qualcosa, comandi in alluminio, proprio... sì, innanzitutto che il motore è in 3 cilindri mentre gli altri sono di bicilindrici paralleli. Il T-Plane classico 888 di cilindrata, anche in questo caso 95 cavalli come il BMW, ed è un motore che ci piace molto per l'erogazione della coppia, come vedremo più avanti. Sì, dicevi bene, questo qui è il top di gamma, quindi è super accessoriata, ha già di tutto, dal cupolino regolabile in altezza ai comandi con cruise control. Comandi retroilluminati, però ce le hanno anche le altre, quindi sono moto davvero ben equipaggiate. 16.200, dicevamo 15.090 la Norden, arriva a 15.290 con l'optional delle mappe da fuoristrada Explorer, mentre diciamo subito che KTM e BMW sforano addirittura il tetto della Triumph che ha su già di tutto, invece KTM e BMW sforano i 17.000 euro. Sì, diciamo che la BMW di base costa 13.500 euro, quindi è la versione base. Quella che abbiamo qua è full optional, hai 4 pacchetti base, hai sensori per i pneumatici, la chiamata d'emergenza ai call, che comunque è molto utile quando si va a fare fuoristrada per esempio, e lo scarico a Krapovic. Ed è la colorazione Rally questa. Esattamente, per cui alla fine quella che vedete lì costa 17.100 euro. Mentre la KTM arriviamo a 17.400 perché dispone del silenziatore a Krapovic omologato che costa più di 1.000 euro, della protezione in carbonio del motore e anche del pacchetto che prevede la mappa Rally più sportiva con la possibilità di intervenire sulle nuove regolazioni del controllo di trazione, e c'è anche l'MSR che regola la risposta del motore in scalata. Quindi prezzi molto importanti, e qui se la gioca veramente
veramente a muso duro la Tiger con questo prezzo di partenza a cui mancano soltanto le borse. Adesso però in questa prova lasciamo stare le pagelle e andiamo subito a raccontarvi come vanno queste 4 moto nei contesti classici, dal misto al fuoristrada, e per il fuoristrada abbiamo appunto qua Ricky. Boh, io partirei con fuoristrada. Eccolo, siamo qua. Portare qua il trialista si parte con fuoristrada. A te l'onore di scegliere, andiamo in ordine alfabetico, partiamo dalla BMW? Sì, partiamo dalla BMW in fuoristrada. Ma BMW alla fine è quella che, perdonateci, fatica un po', soprattutto quando il fondo è più insidioso. È comunque una moto che ti porta un po' da tutte le parti, cioè non va mai in difficoltà, cioè ha sempre una buona trazione, non ti mette mai in imbarazzo, però capisci che quando vai a forzare un po' il ritmo è un pochino limitata. Sì. La GS, lo dice già il nome, è la moto che va dappertutto. In effetti la GS 850, sono d'accordissimo con te Ricky, va dappertutto, ti porta ovunque, se vuoi andare a fare il viaggio con i bagagli carico e becchi strade anche rovinate con dei sassi come questa, va benissimo. Ovviamente non va forte, devi portarla da GS, devi arrivare alla meta, ci arrivi, sei comodo, l'ergonomia è una delle migliori sia da seduto, anzi forse da seduto è l'ergonomia migliore dell'8, in piedi si guida bene, però il motore ha una bellissima progressione, però in prima apertura non ha la botta che serve in fuoristrada, è proprio lineare, fin troppo lineare, manca quell'adrenalina che ti aiuta in fuoristrada. La forcella che dicevamo col GX rispetto alle prime 850 sembra migliorata a livello di setting, non è regolabile, in fuoristrada alla prima parte un po' cedevole, quindi non ti dà tanta confidenza quando aumenti la velocità. Anche un pochino meno escursione tra l'altro. Sì, anche se l'escursione non è neanche malaccio perché siamo a 230 mm, che non è affatto male per il tipo di destinazione, quindi l'escursione se la gioca addirittura con la Norden, però la prima parte è un po' cedevole. Ottima la possibilità di regolare le sospensioni in modo elettronico per quanto riguarda soltanto il posteriore, perché nella modalità enduro comunque la moto ha una bella trazione, come dicevi te, è soprattutto comoda, va dappertutto, mentre qui l'asticella, se ci spostiamo su queste 3 in fuoristrada, si alza un pochino. Andiamo in ordine alfabetico sempre, quindi dopo la BMW passiamo GX, direi l'Husqvarna. Bravo, ci hai ricordato. Sono ricordato. L'Husqvarna in fuoristrada va bene, è una moto che si comporta in maniera assolutamente onesta, però mi fermo perché sennò cosa ti ho fatto venire a fare? No, esatto. Ti dà la sensazione un po' di essere una moto materasso, nel senso che è una moto che galleggia bene su ogni ostacolo, sia grande che piccolo, ti dà subito un buon feeling, capisci subito fino dove puoi osare e fino dove non puoi andare. Ha delle buone performance di motore, non è estrema come vediamo dopo come KTM, ma anche come Triumph. È comunque una moto molto lineare, cioè piacevole. Se la vogliamo vedere nell'ottica della moto da Globetrotter, questa direi che è la moto perfetta. Sì, infatti adesso la Husqvarna la presenta addirittura come Globetrotter. Adesso apro anche una parentesi sulle gomme, visto che sei proprio andato sulla destinazione d'uso delle moto. Abbiamo lasciato le 4 moto della comparativa con le gomme di primo equipaggiamento. Abbiamo le Bridgestone A41 su BMW e sulla Triumph, abbiamo le Metzeler KR3 sulla KTM e abbiamo le Pirelli Scorpion Rally STR sulla Husqvarna. Già le gomme però, secondo aspetto molto importante, ti fanno capire la destinazione d'uso delle moto, perché BMW e Triumph sono delle classiche maxi enduro votate al viaggio, grandi percorrenze, viaggi anche sull'asfalto bagnato e poi affrontano senza problemi il fuoristrada, anche perché sono gomme stradali comunque sempre maxi enduro, hanno una percentuale d'uso anche dedicata al fuoristrada. La Pirelli Scorpion STR Rally ovviamente si sposta un pelino più sul fuoristrada senza assolutamente dimenticare l'asfalto, perché è una gomma, diciamolo, molto stradale. Anche l'STR ha un disegno da fuoristrada, va bene anche sugli sterrati, però è studiata soprattutto per il fuoristrada, spostando un po' di più l'asticella rispetto alle gomme di BMW e Triumph. KTM invece ti fa già capire dalla gommatura che KTM ti dà la R, a differenza dell'890 Adventure base, per fare fuoristrada anche impegnativo. Tanta escursione delle sospensioni e gomme adatte al fuoristrada. Vanno bene, il KR3 è una gomma di compromesso, quindi nasce anche per l'asfalto, per fare percorrenze importanti. Sull'asfalto asciutto è andata benissimo, sull'asfalto bagnato bisogna stare un po' più attenti perché comunque è già un tassello un po' più, no? Più importante, Ricky. Sì, assolutamente. Ma l'indole della KTM sicuramente... Ecco, andiamo sulla KTM, bravo. Sì. KTM, l'indole è rivolta molto al fuoristrada e strizza l'occhio veramente anche alla mulattiera più difficile.
lo capisci anche dall'impostazione del manubrio, un po' più stretto, un po' più alto. Appena metti i piedi sulle pedane capisci che hai per le mani un mezzo che stacca un pochettino dagli altri. È una moto con pochi compromessi, nel senso che le prestazioni del motore ci sono tante, ha una botta subito sotto che strizza più l'occhio paradossalmente alla moto da fettucciato, che è piuttosto la maxi enduro da lungo viaggio. Sì, ha sospensioni molto sostenute, si sente subito la risposta delle VP Explorer da 48 e per assurdo è una moto che si dedica e si rivolge ai fuoristradisti già un po' esperti, perché va bene, se volete andare piano va sicuramente bene, se forzate l'andatura c'è un sostegno molto importante, anche il motore, questa è la prova che abbiamo fatto con Gix in questi giorni anche al banco, non pensate che sia un clone dell'Husqvarna o viceversa perché è nata prima l'890, perché sono motori dalla mappatura molto diversa, il motore è l'899, no? Gix austriaco, non ci piove, il motore è lo stesso, però il comportamento su strada, lo vedremo poi con anche i dati rilevati strumentalmente, è veramente diverso. E per chi si avvicina al fuoristrada, non ha tanta esperienza, comunque vuole andare in fuoristrada, vuole andare agli eventi, no? Che sono tantissimi gli eventi dedicati a queste moto, io ho trovato addirittura più facile la Norden, una risposta come dicevi tu, sì. materasso sembra un po' più materasso, però vuol dire anche più facile. Certo, più dolce, più facile, certamente questa è bella pronta, quindi per chi sa darci come... Sì, esatto, questa sotto un certo punto di vista potrebbe anche intimorire il neofita. Cioè uno che ci sale, un'educazione così... Sì, il motore è molto diverso, poi ci arriveremo però da 2 cavalli in più, quindi poca roba rispetto all'Husqvarna, però si sentono, sono 108 cavalli contro 106, ma soprattutto abbiamo visto le curve al banco, arrivano 1000 giri prima, siamo a 7900 giri contro 9000, quindi Husqvarna più distesa, KTM dà tutto subito e anche le sospensioni richiedono una guida un po' più brillante. In fuoristrada si apprezza molto della 890 Adventure R che è strettissima tra le gambe, mentre la Norden ti divarica un po' di più le ginocchia sia davanti e che anche nella guida in piedi quando arretri nelle discese la sella del passeggero ti obbliga a una postura un po' meno naturale. Passiamo alla Tiger che è una sorpresa sempre su Moto.it, l'avete vista impegnata anche agli eventi AT, Pavia Sanremo e Sanremo Sestriere, e il 3 cilindri sulle prime ti disorienta perché sulla carta lo vedi e dici ma in fuoristrada un 3 cilindri forse è svantaggiato rispetto alle bicilindriche. Invece adesso poi sentiamo te Ricky, io ho trovato l'ergonomia della Tiger adatta al viaggio, comodissima, però in fuoristrada è veramente stupefacente perché sei in piedi in una posizione molto naturale, il manubrio forse è il più largo tra le moto in prova e ti dà tanta fiducia subito con la guida, con la ciclistica e il motore non ti mette mai in difficoltà. Hai detto veramente tutto quello che penso. Da fuoristradista erroneamente a primo occhio la vedi come la moto che dentro qua può centrare quasi meno, poi l'insieme sia di guidabilità su strada che soprattutto quello che riesce a fare in fuoristrada per me è stata una grande sorpresa. L'erogazione del motore è piacevolissima perché è fluida, molto elettrica, non strappa mai e quando tu vuoi dare gas lei arriva, non ha niente che invidiare alle altre. La posizione poi di guida è molto bella anche quando stai in piedi, che i tratti diventano abbastanza impegnativi, hai sempre la sensazione di avere tutto sotto controllo, che nel fuoristrada è sicuramente una delle caratteristiche più apprezzate. Sì, anche perché a sospensioni di grande qualità, le Showa si può intervenire su tutti i controlli, quindi controlli di trazione, l'ABS, in maniera molto semplice con i tasti dedicati anche col joystick, quindi è una moto che si porta in fuoristrada in maniera molto facile. E poi il nuovo motore a scoppi regolari ha dato quella botta in prima apertura, quello che dicevamo che manca un po' a BMW quando ti serve il gas pronto, qui ce l'hai. E il peso, perché il peso si avverte un po' al baricentro alto, lo vedremo dopo in città. In fuoristrada invece questa cosa non si avverte perché nella guida in piedi era quello che volevo chiedervi, porti appunto. il peso sulle pedane. Queste sono un po' le alchimie alcune volte della guida in fuoristrada, cioè spesso la moto anche più pesante è quella percepita più agile, più leggera. Cioè l'handling di questa moto è fantastico, cioè, soprattutto quando uno vuole fare il fuoristradista vero, cioè incominciare a fare sbandierare un po' il dietro, cioè questa è una moto che ti dà sempre la sensazione di dire ok, lo faccio e non succede niente, la tiro dritta ancora e vado. Controllabile quindi. Sì, controllabile. E la cosa bella poi dicevamo delle gomme, che quando siamo in contesti come questo il fango cambia tutto, avrebbe avuto un vantaggio, sarebbe stato anche difficile provarle con le Karoo 3 contro delle gomme di questo tipo, però quando si viaggia sul fuoristrada asciutto il confronto è stato abbastanza sì, abbiamo trovato concreto, omogeneo. Abbiamo trovato anche un fondo duro, duro, quindi che non mette mai al limite la trazione delle moto. Sì, queste sono moto con le quali ci si fa di tutto, però giustamente siete pratico fuori strada perché il 21 pollici, se no a cosa serve? No? Quindi e le sospensioni lunghe.
quindi moto totali, perché se la cavano egregiamente, se avete voglia di fare il viaggio anche in due viaggiano, se volete andare a fare fuoristrada ve lo fate, quindi insomma questo è il motivo del loro successo, sappiamo benissimo che si stanno vendendo molto bene. Andrea, vuoi partire dalla città? Partiamo con la città e partiamo dalla BMW. Ghiso, fino adesso ci hai ascoltato su fuoristrada, tra l'altro tu sei un fuoristradista, fai enduro, ma raccontaci come si è comportata in città la BMW. Allora, la BMW secondo me è quella che è più semplice da usare, per me che soprattutto era un po' le prime volte che utilizzavo queste tipologie di moto. Appena sali senti che ti dà una certa confidenza, e quindi confidenza vuol dire anche divertimento poi, perché ti lascia andare un po' di più e comunque è anche molto maneggevole. Sì, tra l'altro con le sospensioni regolabili elettronicamente al posteriore in modalità road, col precarico regolato solo sul pilota, una sella bella bassa, motore dolcissimo. In città siamo d'accordo con Marco, è sicuramente una delle più facili, più gestibili nel classico tragitto per andare in ufficio. Motore molto elastico, frizione docile e facile da usare, quindi sì, assolutamente in traffico te la godi benissimo. Come hai detto anche tu, Ricky, quando l'hai provata in città, è la moto che ti sembra di aver sempre guidato, la classica GS, no? Sembra un abito su misura sartoriale, cioè alla fine sembra la moto che hai sempre usato. Dopo la BMW passiamo all'Husqvarna in città. Si è comportata molto bene anche lei, perché ha una sella, quando la mettete sulla posizione più bassa, 85 cm, che rende la guida molto agevole. È appena larga perché è fatta per viaggiare, quindi un po' larga, anche il serbatoio è un po' più largo rispetto alle rivali, però in città comandi dolcissimi, le sospensioni da fuoristrada vanno bene e il motore è molto trattabile. Il motore per assurdo ha il primo attacco che ricorda quasi in città, dopo se aprite canta come il KTM, però in città ha una risposta molto dolce che non mette mai in difficoltà. Sì, direi che strappa un pochino più rispetto ai BMW, quindi comincia a girare più pulito da un regime un pochino più alto, però comunque è facile da utilizzare anche in città, non ha brutte reazioni da prechiudi, quindi assolutamente sì. Tra l'altro le sospensioni hanno una taratura buona anche per i pavé, non sono mai rigide, quindi promossa anche quella. Ma a me, ti dirò Andrea, è piaciuta molto in città anche la Tiger, anche se è un pochino più larga effettivamente, anche se il manubrio è un pochino più distante, però proprio questo motore estremamente dolce, che è quello che scende in assoluto più in basso e quello più elastico, ti aiuta tantissimo nel traffico, quindi vi muovete in terza invece che in seconda marcia, per dire, quindi proprio pennellate bene tra le auto, frizione, freni ben dosabili, sella non troppo alta da terra, quindi in città molto molto bene. Sì, rispetto alle altre si sente un po' di più il peso, che non è il peso maggiore che abbiamo poi rilevato. Il baricentro è un pochino più alto, però il baricentro è un po' più alto. Ci ricordiamo forse, ecco, la stessa moto l'anno scorso in estate, in agosto in città un pochino scaldava il motore, insomma, però non era un calore eccessivo assolutamente. Sì, in sella è quella che ricorda di più le Max Enduro 1200, no? Perché è una moto bella grande col manubrio ti dà l'impressione di essere più grande, sì, certo. Infatti tu, Marco, ti sei trovato col manubrio della Tiger all'inizio. Sì, appena salito è quella che è il più strano. Proprio ho detto, oddio, dove sono salito? Qua faccio fatica a guidare. Poi con i vari tester, così dopo vedremo anche sul misto e in autostrada, comunque è comoda e io la consiglierei meno per la città, più per uno stile di guida. Il motore invece, come diceva il Gix, è molto valido. Il Gix. E poi anche le sospensioni a lunga escursione in città, Showa non sbaglia un colpo, vanno veramente bene. Ultima. Abbiamo saltato l'ordine alfabetico, manca siamo KTM. siamo Andiamo in ordine così. Ci sta. Seguendo. KTM in città si guida molto bene perché è piccola, è molto stretta tra le gambe, a livello di serbatoio, il peso, spoileriamo il dato, è la più leggera del gruppo perché siamo, mi pare, a 202. Quanti chili siamo? 212 kg col pieno. 212 a pieno raso, sì. E con i 20 litri di serbatoio, sì. Quindi un ottimo valore, siamo sotto i 200 kg a secco. L'unica cosa, la sella, se non siete diciamo sotto 1,80 m, 88 cm di sella, non sono mica poco, no? No, poi direi che anche appunto le sospensioni un pochino più sostenute, molto belle, però effettivamente sul pavé diventano un pochino più rigidine. Sì. A te ti ha ricordato addirittura, sapete che i ragazzi di cosa sono innamorati? Delle supermotard. Del supermotard ormai è un mondiale che è andato un po', è sceso un po' come seguito, però avete ancora in testa e nel cuore supermotard, a te ha ricordato un po' la supermoto. Sì, esatto, perché comunque è divertente come moto, anche in città, però la sospensione un po' rigida alla fine paga, quindi non lo so, divertente ma non tra le più comode, ecco. Qui il manubrio è più vicino, per questo sì, ti aiuta un pochino. È sicuramente per me quello. in città, ma poi anche nel misto la più divertente, perché anche, come dicevate prima, per il motore un po' più aggressivo, un po' più... Non correre, ci arriviamo.
Per arrivare nel misto, caro Ghiso, devi fare l'autostrada, quindi partiamo dalla BMW in autostrada, si è difesa, il cupolino è molto piccolo e se lo mettete sulla posizione bassa, che è questa qua, non ripara veramente un tubo. Si può dire che non ripara un tubo? Sì, però se lo alzi effettivamente, nonostante sia piccolo, funziona sì, benissimo. non è il suo preso la protezione dall'aria, tutto il resto rimane in balia agli eventi atmosferici, però il casco un po' è riparato. Il motore allunga bene, 95 cavalli ci sono tutti, ha una bellissima progressione in autostrada, è comoda, non vibra. La frenata quando siete a pieno carico dovete strizzarla parecchio perché è modulabile ma non è proprio potentissima, però in autostrada la moto si è comportata sicuramente bene. Passiamo in autostrada con la Norden che con i suoi 106 cavalli trovati al banco va veramente bene, tra l'altro è quella che sviluppa la velocità massima, che è un dato secondo me del tutto irrilevante in queste comparative, però se vi piacciono i numeri ve lo diciamo, arriva a 211 km/h reali, indicati addirittura oltre 220. Però passiamo ai dati adesso più importanti. La protezione dall'aria non arriva alla sufficienza perché il cupolino è bello e sportivo ma protegge veramente poco. Si prende tanta aria con la Norden e forse è quella che ripara meno in questo contesto. Di contro la sella è molto comoda sia per il pilota che per il passeggero. Vibrazioni ce ne sono poche e la frenata è molto potente. Sì, stessa sensazione, assolutamente. Siamo totalmente d'accordo. Passando adesso sempre nell'ordine qua del piazzale in fuoristrada alla Triumph, la Triumph in autostrada va molto bene, però ridò la parola. È quella che va meglio, sì, quella che va meglio, nel senso che sul terreno è quello, perché alla fine ha la protezione aerodinamica molto buona, cupolino era in altezza, deflettori, serbatoio che ripara bene le gambe, insomma, quindi il riparo è veramente molto molto buono. Sella ben conformata, manubrio distante che però aiuta tanto quando si è in autostrada e non vi carica, vi aiuta a reggere la spinta delle braccia, buona posizione anche per il passeggero e quindi insomma il motore vibra praticamente poco, vibra solo sopra i 7000 giri un po', ma non in maniera fastidiosa. Sopra i 140 reali, diciamo. Sì, anche 150, insomma, sì, quindi direi che non è proprio la velocità normale e quindi protezione e comfort sono veramente due grandi attu. Sì, questo è un contesto di moto fino a 1000 di cilindrata, l'abbiamo detto, però a livello di comfort e attitudine al viaggio anche in coppia la Tiger se la gioca tranquillamente con le big, con le 1200 e oltre di cilindrata a livello di comfort e protezione da Sì, comunque è abbastanza spaziosa, quindi anche se si è un po' alti comunque è ospitale anche per chi altro, si arretra bene sulla sella, quindi sì, direi che è un buon compromesso. E infatti il nostro Ricky che arriva dal trial, ma soprattutto per le comparative viene da molto lontano, sì, ti sei cuccato per benevolenza della redazione per farti il viaggio più da lontano la Tiger. Come è andata in viaggio? Ma soprattutto viste anche le condizioni meteo della mattina. Quanti gradi, dillo? E su Querlamolo del lago di Como c'erano 0 gradi. Quindi, nevicava? E nevicava. E lui era col casco da cross, quindi perfetto per una prova maxi enduro. No, è stata molto apprezzata per i plus di questa moto, quindi già a livello di serie avere le manopole riscaldate, la sella riscaldata, la buona protezione all'aria, per essere un animale più da bosco come me, quando andate sulla strada alla fine ha apprezzato queste cose. Poi in autostrada abbiamo però anche là in fondo il bombardone arancione, la KTM che nasce per volare nel deserto. E come andate in fuoristrada, Gix? In fuoristrada? Perché lo chiede a me? Autostrada, non essere attento. Autostrada, bravo. Se vuoi ti do anche la mia, ma insomma. No, in autostrada in realtà quello che può disturbare alla lunga è la sella che è un pochino più stretta e quindi è meno confortevole. In realtà la protezione dinamica non è così malaccio, perché comunque fine 130-140 il cupolino ripara bene, quindi direi che quello funziona. Anche in questo caso gambe riparte dal serbatoio, paramani messi bene. Alla fine è solamente una questione di sella, se volete, e chiaramente un pochino anche in questo caso di vibrazioni si sentono un po' agli alti giri, ma sempre in maniera piuttosto contenuta. Sì, qualche lettore su YouTube ci ha accusato di essere un po' in là con gli anni passano per fortuna. Ragazzi, una cosa che vorremmo su tutte le moto sono le manopole riscaldate, perché oggi eravamo in autostrada con 2 gradi e in questo caso le abbiamo sulla BMW, che però purtroppo i BMW sono optional, giusto, certo, Gix? Mentre sulla Tiger sono di serie e fanno la differenza. Quando guidate adesso le giacche tecniche ti fanno stare da Dio, però le manopole sulle mani ci vogliono. Sì, assolutamente, ci vuole. Siamo arrivati nel misto con la BMW F850 GS, intanto Gix mette a posto le moto, è uno precisino. E la LF850 è una guida molto rotonda, molto sincera, si guida in maniera semplice anche perché il motore non ti mette mai in imbarazzo. Ha una bella potenza ma distesa in maniera molto efficace. Non è il massimo la frenata perché come in autostrada anche nel misto quando arrivate in curva un po' forte la potenza c'è ma dovete strizzare tanto il comando.
La forcella purtroppo non è regolabile, però di contro ha un setting che è abbastanza valido nella guida stradale, mentre il mono si può regolare con il tasto della regolazione elettronica. Marco, da principiante brutto che non sei principiante, da giovane appassionato di moto, Da com'è giovane andata? appassionato è andata molto bene, è quella che mi ha dato più confidenza e nelle curve è quella che riuscivo a piegare di più, diciamo così. Sembrava proprio una lama, dove la mettevi stava e mi è piaciuta. Bravo, tra l'altro hai detto una cosa giusta perché dà molta confidenza nonostante abbia il peso superiore in questa comparativa, lo vediamo tra poco, è una guida molto, molto rotonda, no Ricky? Sì, è pulita comunque, dove la metti sta, non sbava, non ti fa sbavature. La F850 per mio conto è comunque sempre una GS, cioè non è la moto wow, però la moto che quando tiri una riga sono sempre più pregi dei difetti. No, la GS nel misto è una bella sorpresa, soprattutto non nel misto troppo veloce, quindi dove alla fine si usa bene la coppia, dove c'è una bella rotondità di guida e quindi anche se la frenata è un filino lunga come ricordavi tu, bisogna un pochino spremere, anche se la forcella cede un po', anche se meno appunto del modello precedente, alla fine vi divertite molto nel misto, assolutamente, è una bella sorpresa. E nel misto è andata molto bene anche quella che Ricky ha definito la Globetrotter di questo gruppo, quella proprio votata ai viaggi su strada, in fuoristrada. Nel misto è molto divertente, ha un motore veramente potente, 106 cavalli trovati al banco, spingono veramente forte, ha tanto allungo, più addirittura di KTM perché si distende meglio agli alti. Le sospensioni sono un po' cedevoli, però si può intervenire sulle regolazioni e chiudere un po' l'idraulica, soprattutto della forcella. Gli ingombri, si avvertono un po' gli ingombri grandi della Norden, che deve dare tanto comfort, però diciamo che a livello di dinamica di guida non dà nessun problema, e anche l'impianto frenante con le pinze Hota One, che sono un'azienda spagnola che fa parte di Brembo, vanno benissimo sia a livello di modulabilità che di potenza. Forse a livello di maneggevolezza non è maneggevole nonostante sia più leggera come la BMW negli inserimenti, no? Però si guida veramente bene. No, è molto molto maneggevole, assolutamente, sì sì, molto. Adesso nel misto passiamo a uno dei motori più gustosi nel misto, il 3 cilindri della Tiger 900. Gix. Molto bene nel misto, soprattutto quando la velocità si alza leggermente, quindi se passate già a un misto più veloce, a quel punto lì veramente il fatto che questa erogazione dai 4 agli 8000 è praticamente piatta, è una spinta sempre bellissima, è una ciclistica molto fronte orientata come si dice, quindi bella caricata sull'avantreno, impianto frenante anteriore molto pronto, molto potente, questo vi dà degli inserimenti belli veloci, non sembra neanche di avere un 21, sembra un 19 tranquillamente, quindi è soprattutto una moto da godere quando il misto diventa un pelino più veloce. Sì, l'impianto frenante è molto potente Brembo e quando vi attaccate ai due dischi davanti si avverte un po' di beccheggio rispetto alle altre, però vi ricordiamo che anche l'escursione certo, è diciamo importante. che vanno regolate, attenzione, questi noi abbiamo usato l'attrezzatura standard oggi, ma chiaramente intervenendo nei vari parametri e qua si può fare. Finiamo con la KTM là in fondo dal Gix, che nel misto ha ricordato una motardona, e anche le gomme, le Karoo 3, considerate che sono andate bene per un motivo molto semplice: i controlli elettronici di queste moto sono veramente evoluti, quindi tra l'ABS e il traction control, che non taglia in maniera brusca ma ti permette di scaricare a terra la potenza che serve, nel misto la KTM è andata veramente bene. E poi c'è questa silhouette, questa sagoma strettissima che ti fa proprio sentire sopra la moto, sembra una moto, una super motard, no? Molto maneggevole e quindi sì, come dicevi tu, si mette una pezza tutto il resto, anche molto ben controllata la forcella in affondamento, controllo di trazione tra l'altro taglia in maniera molto dolce, quindi quasi non lo sentite, per cui riuscite veramente a dare gas. Sembra di avere delle gomme stradali perché esatto, metti giù tutto. Sì, sì, assolutamente, chiaro, ovvio, dovete avere una guida un pochino più morbida, ma è normale, insomma. E Ricky ha detto una cosa molto interessante durante la prova, che va forte, bisogna anche starci attenti perché... Questa va forte, poi anche, sì, certo. Anche il cambio ti invoglia comunque a continuare a buttare dentro marce, ma andiamo a vedere con le GoPro cosa abbiamo fatto oggi. Da vedere? Andiamo a vedere. Ma dove dobbiamo proprio? Ma sì, così le sentiamo anche un po' girare, no? Esatto. Dai. Bravissimi. Vai con la GoPro. Partiamo con la Norden 901, che è la novità più importante di questo segmento. Posizione in sella molto comoda, serbatoio appena largo tra le ginocchia, però posizione molto comoda, manubrio molto vicino, e poi nel misto è veramente una moto agile, leggerissima, comandi molto morbidi, frizione a cavo ma morbidissima nella gestione, con frizione anti-saltellamento, cambio col quick shift di serie. Adesso ho messo la seconda e guardate quanta birra al motore se richiamo il gas. Non esagero perché prende velocità veramente importanti. Frenata con l'impianto Hota One molto potente, guardate, si arresta in pochissimo tempo grazie anche al grip delle Pirelli STR. Però se riparto ad andatura più tranquilla
il motore si apprezza anche per la notevole elasticità. Sono in quinta a 2500 giri, c'è qualche sussulto ai regimi più bassi, però poi il motore ha una bella schiena, un'ottima erogazione. C'è un ottimo mix, un ottimo compromesso tra doti della ciclistica leggera e agile e il motore potente, il tutto condito da un gran bel comfort di guida. GS 850, posizione molto comoda, l'ergonomia è una delle migliori in questa comparativa. C'è il manubrio appena più lontano rispetto alla Norden e alla KTM, pedane un po' avanzate, molto stradali come impostazione, ma che danno una bella angolazione delle ginocchia. Il motore bicilindrico ha un'ottima erogazione, veramente potete scendere anche ai bassi, sono in sesta adesso a 2500 giri e riprende ovviamente non con tanta forza ma con grande regolarità. Vibrazioni ridotte al minimo, lo stacco della frizione non è precisissimo ma è molto dolce. Guardate la salita di regime, questo è un motore che non impressiona perché non è cattivo nell'erogazione ma è molto pieno, ha una grandissima schiena, una bella potenza mascherata appunto da questa erogazione molto lineare, ma è una moto che fa tanta strada. Ovviamente la forcella non si può regolare, però la taratura di serie non è male. Guardate, se mi attacco ai freni forte c'è un affondamento molto controllato. Sentite il motore? È la moto più pesante della comparativa, siamo a 235 kg col pieno, però il baricentro è basso e si guida davvero bene. La Tiger è quella con impostazione in sella più da max enduro di cilindrata piena, diciamo paragonabile quasi alle 1200, perché c'è una distanza tra la sella e il manubrio più importante che ti fa distendere le braccia. È una moto più voluminosa quando sei in sella, la senti proprio una motona con questo gran bel motore che spinge a tutti i regimi. Guardate adesso se apro in seconda che razza di spinta ha già dai medi, però il bello del 3 cilindri, lo sapete ormai, è che ai bassi è regolarissimo. Guardate, in quarta ha una spinta e una regolarità che il bicilindrico si sogna perché non c'è nessuno strappo. È un po' meno agile rispetto alle bicilindriche, c'è un po' più di peso e di baricentro in alto, non è la più pesante del gruppo, però questo baricentro alto si sente, la rende appena meno agile. Nel misto però è molto solida, ripaga con una grandissima stabilità di marcia a tutte le velocità. Guardate nel misto come si comporta bene grazie anche alle Bridgestone che hanno un'ottima tenuta, queste gomme da Max Enduro, le A41. Vedete che accetta anche una condotta di guida sportiva la Tiger. Guardate, se mi attacco al freno, stilema Brembo, e la frenata è veramente una garanzia. La 890, a parte essere la più leggera di questo gruppo, è anche quella più compatta, più piccola, è strettissima tra le gambe, sensibilmente più stretta della Norden, ma anche più piccola perché qui nella zona del cruscotto non c'è nulla. Vedete com'è, è veramente leggera, sembra una moto da rally, manubrio molto vicino al pilota, è anche stretto, sembra più stretto di quello della Norden. Reattivissima, guardate quanto è maneggevole tra le curve, sembra una super motard. 108 cavalli abbiamo trovato a neanche 8000 giri. Stiamo attenti alla progressione perché è un motore che fa veramente prendere velocità importanti. Sotto strappa appena se si scende ad esempio in sesta sotto i 3000 giri. È un motore che vuole cantare, vuole salire di giri, prendere i giri, e ai medi è quello che ha la spinta maggiore. Vedete, se vado a frenare forte mi arresto in pochissimi metri. Quindi su strada la 890 Adventure R è una moto che nasce strizzando l'occhio all'off-road, ma sa divertire parecchio anche tra le curve, dove ricorda per certi versi una bella motardona. Adesso, dopo il comportamento, le pagelle in questa prova non ve le portiamo, ma vi portiamo i dati rilevati con gli strumenti di Moto.it. Dati che sono molto interessanti anche perché abbiamo due sorelle qui, due cugine, KTM Husqvarna, che hanno una base meccanica molto simile ma poi comportamenti diversi anche al banco. Però partiamo subito con la BMW, con i dati che abbiamo trovato. Mauro. Sì, partirei dal banco, cosa dici Andrea? Va Vai. bene? Sì. Diciamo che la potenza è quella
conferma quella dichiarata alla fine, perché sono 94 cavalli a 8700 giri, la coppia massima sono 9 kg a 6400 giri. Velocità massima, ricordava prima Andrea, di 201 km/h effettivi, quindi una bella velocità anche in questo caso. I 0-400 metri con partenza da fermo 12 secondi e 8, i 0-100 orari invece l'accelerazione, quindi 0-100 orari in 4 secondi,1, e da ultimo il consumo, il medio del test 17,5 km/l. Bravo Gix che ti ricordi i numeri, io mi tengo la schermata qua sotto perché sono tanti i dati rilevati anche sull'Husqvarna, che sviluppa una velocità massima di 211 km/h corrispondenti a 221 indicati. L'accelerazione sui 400 metri è molto importante, è un dato veramente interessante perché abbiamo rilevato 12,35 secondi e uno 0-100 km/h coperto in soltanto 3,78 secondi, che è il tempo migliore di questa comparativa. Poi dopo spiegherò anche il dato KTM perché c'è una differenza molto interessante da raccontarvi. La potenza massima sul banco di Superbike di Novate Milanese, che ringrazio sempre per il loro lavoro fantastico con Moto.it, la potenza, vi dicevo, è pari a 106 cavalli a 9070 giri, con una coppia massima di 10,4 kg a 6650 giri. Interessante il peso della Norden perché abbiamo rilevato un peso massimo di 217 kg con i 19 litri di benzina pieno raso il serbatoio. Consumo migliore tra queste quattro perché durante il test il consumo medio è stato pari a 20,4 km con un litro. E adesso tocca la Tiger, Gix. Tocca la Tiger, beh, allora, anche in questo caso il banco ha dato conferma del dato dichiarato per quanto riguarda la potenza massima e anche la coppia massima, perché abbiamo 95,4 cavalli a 8400 giri per quanto riguarda il dato di potenza massima e 9 kg a 7400 giri per la coppia massima. Passiamo invece alle prestazioni velocistiche, 192,4 km/h, però Andrea ci deve dire una cosa forse? Sì, la cosa molto interessante della Tiger, che è tra l'altro una scelta che personalmente condivido su questa tipologia di moto che non deve puntare alle prestazioni massime, noi ve le raccontiamo ma non sono la cosa più importante. La velocità massima, diceva Gix, è 192 e qualcosa, corrispondente a 205 indicati. Però si avverte chiaramente, non dà fastidio, però si sente che si arriva al limitatore, perché anche quando insistete con la marcia la velocità è quella, possono cambiare le condizioni di vento. Quindi non un limitatore di giri, in questo caso, ma proprio a un limitatore di velocità. Un limitatore di velocità è una scelta anche giusta perché comunque 200 orari indicati sulla Max Enduro hai voglia. Tra l'altro non credo che sia una scelta legata alla stabilità di marcia della moto, perché la Tiger anche a 200 indicati è una delle moto più stabili di questo test, quindi è proprio una scelta del costruttore. Con le Max Enduro, quando avete 200 all'ora di velocità massima corrispondente a 192 effettivi, basta e avanza. Poi chi compra queste moto certo non cerca alla fine un compromesso globale, non la punta massima di velocità. 190 effettivi sono un bel andare. Sì. Invece a livello di accelerazione è appena sotto la Norden, perché ha anche 10 cavalli in meno, però parliamo di numeri. Mi spieghi tu com'è che ha fatto tempi fotocopia della BMW, non è che ti sei confuso, no? No, lì l'ho rifatti più volte in pista i tempi, perché in effetti, come mi hai anticipato tu, i tempi sono esattamente gli stessi fatti con la ricordiamoli, quindi 0-400 in 12 secondi e 8, 0-100 km/h sempre con partenza da fermo, 4,1 secondi. Il peso sono 4,1 secondi 0-100. Sì, certo, anche perché è una moto con una distribuzione dei pesi anche abbastanza centrata. C'è peso anche sul davanti, quindi tende poco all'impennata, le partenze sono veramente azzeccate al primo colpo con la Tiger perché va via sui binari. Cambio che funziona anche molto bene, peraltro, quindi si cambia via alla grande. E poi ti aggiungo appunto che il peso, però qui parliamo di una moto completa di paramotore in tubi d'acciaio, cavalletto centrale, insomma serbatoio da 20 litri, 229 kg in ordine di marcia, serbatoio pieno raso. Per quanto riguarda invece i consumi, è quella che ha consumato un pochino di più. Noi i consumi li consideriamo medi e andando sempre insieme, quindi in questo caso a volte troverete le prove magari con un dato leggermente più alto o più basso, ma in questo caso il contesto è della prova confronto per queste moto e parliamo di 16,4 km/l. Sì, con un'autonomia molto buona perché siamo a 20 litri, mentre la GS ha un consumo non lontano. Ricordiamo quanto consuma Maurizio rispetto alla Tiger, diamo un'altra nota importante. Sì, 17,5 km/l ricordavamo prima. Sì, però paga purtroppo una capienza del serbatoio 15 litri contro 20, l'autonomia, l'abbiamo visto nel corso del test, è sensibilmente inferiore rispetto alle altre moto. La KTM viaggia forte, però non forte come la Norden, ha un motore che punta tutto sui medi, una bella botta ai medi, potenza massima
a 7900 giri, quindi grande potenza. Con la KTM siamo addirittura a 108 cavalli, la più potente del gruppo, a 7900 giri, quindi i cavalli arrivano prima rispetto alla Norden. Per quanto riguarda la velocità massima siamo sotto la Norden perché siamo a 201 effettivi che corrispondono a 212 indicati. Interessante poi vedere i dati relativi all'accelerazione, perché i tempi sono veramente quasi fotocopia per quanto riguarda i 400 metri, quindi quando c'è la possibilità di allungare col motore siamo a 12,37, vi ricordo che la Norden era a 12,35. Però diciamo che la KTM arriva dopo a prendere la Norden, con i cavalli che ha in più, con la botta di potenza, la leggerezza, perché la Norden è avvantaggiata dal motore molto disteso nella potenza, che le fa fare lo 0 a 100 in 3,78, mentre la KTM ha fatto un 4,5, che è un tempo che può sembrarvi alto, ma è alto soltanto perché è molto potente, molto reattiva e nelle prime marce non farla impennare è veramente difficile. Le prove ovviamente le abbiamo fatte tutte con la mappa road inserita e con il traction disinserito per poter partire più velocemente, però la KTM tende tanto a impennare. Altri dati: la coppia massima della KTM non l'ho detta, 108 i cavalli a 7900 giri, 10,6 i chilogrammetri a 6480 giri. Peso è il più basso della comparativa perché abbiamo rilevato 212 kg con il pieno. C'è un piccolo vantaggio rispetto alla Norden dovuto diciamo, alla carenatura meno ricca, meno coprente rispetto a Husqvarna, e poi c'è il silenziatore a Krapovic che fa risparmiare circa 2 kg rispetto quella allo sella scarico. per esempio è un pochino più comoda, quindi un po' più grossa, pesa anche un pochino di più. In due pezzi. Sì. Consumo della KTM durante il test è stato pari a 19,2 km con un litro, quindi un consumo molto buono se consideriamo la potenza. Diamo un accenno anche al passeggero su queste moto, che dici? Tiralista, Ricky, cosa dice? È importante il passeggero con queste moto? Assolutamente, dai. Tutte queste moto con il passeggero forniscono comunque una buonissima guidabilità, un buon comfort, chi più chi meno ha qualche pregio, qualche difetto. E allora sentiamo il passeggero lo fa sempre Gix, Sì, lui, raccontaci un po' come quindi lui vanno. dice dal punto di vista della guida c'è qualche moto che ti fa sentire meno il passeggero, quindi questo è interessante senz'altro. No, per quanto riguarda invece proprio le posizioni, sarò anche un pochino sintetico se riesco. Allora, BMW ha una buona distanza dalle pedane sella, però le pedane sono leggermente avanzate, la sella non è particolarmente imbottita e anche le maniglie sono un pochino vicine, quindi buone le dimensioni, ma la sella non è enorme. Norden invece ha una sella molto comoda, dei maniglioni d'appiglio posizionati nella posizione ideale, le pedane sono leggermente rialzate, ecco, l'unica cosa è un pochino quella. Peraltro la sospensione posteriore ha un buon assorbimento e anche le vibrazioni si sentono poco, quindi da questo punto di vista funziona bene. Per il passeggero, direi che alla fine la scelta cade su Triumph, perché non solo ha la sella più comoda ancora, le pedane sono un pochino più distanti, buone maniglie d'appiglio e anche la protezione aerodinamica in questo caso si avverte anche per il passeggero, non solo per il pilota. Ammortizzatore posteriore molto soft e vibrazioni inesistenti. KTM è la moto più rude, quella da guida solo, è anche comprensibile che alla fine sia un pochino più scomoda, quindi sella meno imbottita, un pochino più piccolina, ammortizzatore un pochino più rigido sullo sconnesso, qualche vibrazione che si sente in più rispetto a Norden, ma insomma ci sta. Sei soddisfatto? Grazie Gix, molto. E adesso finiamo la prova, non con le pagelle, ve l'ho detto 3 volte, oggi non ci sono le pagelle, però vogliamo darvi i pro e i contro di ciascuna moto, che forse sono gli aspetti anche più interessanti, no, Ricky, da capire al volo di ciascuna moto. Partiamo con la BMW 850 GS, che sicuramente tra i suoi pregi ha l'equilibrio fantastico tra la ciclistica e il motore. Come diceva Ricky, è una GS, lo riconosci subito, ti mette a tuo agio. Tu Marco hai detto che era più semplice, ti ha dato la confidenza da subito, no? Sì, è quella che fin dall'inizio mi sono trovato meglio, più confidenza. Sì, ciclistica e motore comunque sono ben bilanciati, come mi dicevi, è azzeccata. Contro la frenata, ve l'abbiamo detto in questa prova, ha poco mordente, bisogna insistere tanto per avere tutta la potenza, e poi c'è qualche finitura che non ci ha fatto impazzire. Mi riferisco in particolare ai comandi a pedale in tubo di ferro, mentre le altre moto qui hanno dei comandi in alluminio molto più curati, e l'occhio cade anche su questi dettagli, no? Poi abbiamo anche la forcella, che lì è l'unica che non aveva regolabile per esempio, e anche il prezzo, ricordiamo che sale tanto quando montate gli optional, che alcuni sono anche obbligatori alla fine, visto il tipo di moto, insomma mi riferisco appunto a le mappe per fuoristrada per esempio, insomma. Sì,
13,5 è un prezzo allettante sulla carta, però su moto di questo livello va sicuramente poi implementato. Mentre non va arricchito troppo sulla Norden, perché di serie c'è già di tutto, dalle sospensioni regolabili a un'elettronica molto evoluta col cruise control, TFT e tutto quello che vi abbiamo raccontato nella prova. Della Norden ci è piaciuto molto il compromesso tra le prestazioni, il divertimento e il comfort in viaggio, no? È una Globetrotter, l'hai detto Sì, tu. esatto, se questa è una moto pensata per un lungo viaggio, sicuramente si candida a essere fra le più gettonate. Grande dotazione, però di contro per una moto che deve viaggiare abbiamo trovato una protezione dall'aria migliorabile. Tra l'altro il cupolino sia sulla Husqvarna che sulla KTM non è regolabile. E poi in fuoristrada la sella nella zona posteriore è un po' troppo larga, però d'altra parte deve ospitare degnamente, come diceva Gix, il passeggero. Passiamo adesso ai pro e contro della Tiger. Ha un comfort alto per quanto riguarda sia il pilota che il passeggero, hai una ottima stabilità in velocità, un'ottima frenata, un'erogazione della coppia molto sfruttabile che vi permette veramente di usare tutti i 95 cavalli sempre e una dotazione completa, quindi questi sono sicuramente gli aspetti positivi per quanto riguarda la nostra Tiger. Fra i difetti possiamo dire sì che il consumo è un pochino più alto, il baricentro è un po' più alto, quindi anche se il peso sulla bilancia in realtà non è il più alto, ma un po' si sente in alcune circostanze. Finiamo con i pro e contro della KTM, che sicuramente ha un'agilità che svetta su tutte. Agilità e il motore molto pronto e molto reattivo che la rende perfetta per il fuoristrada, però sempre col consiglio che diceva Ricky, è una moto che si rivolge a un pubblico già piuttosto esperto perché alza un po' l'asticella, però per arrivare a quell'asticella dovete essere capaci. Di contro però la KTM, soprattutto per arrivare al livello della Norden e della Tiger, va arricchita con gli accessori a pagamento ed è facile superare allegramente i 17.000 euro come nella moto qui del test che viaggia sui 17.300 euro. Sì, è una cosa anche un po' fastidiosa per i non dotati di altezza come il sottoscritto, è comunque una sella abbastanza alta che si ripercuote anche nell'uso fuoristradistico, perché riuscire tante volte a zampettare, avere il piede nella posizione giusta può aiutare. Questa invece un po' penalizza. Sarebbe bello avere una sella magari regolabile un po' più bassa. Giusto Ricky, e infatti la Norden strizza l'occhio a chi vuole una moto, una KTM un po' più facile, perché abbiamo visto in questa prova il confronto poi c'è stato anche tra le due cugine, no? Il confronto è stato molto diretto e abbiamo visto che le differenze non sono solo estetiche ma ci sono anche nel comportamento su strada, col passeggero, a livello di comfort, mentre la KTM resta proprio KTM, dedicata al fuoristrada un po' più spinto. Ragazzi, adesso è tutto, sta arrivando un freddo bestiale, siamo congelati, le manopole riscaldate adesso ce le litigheremo sulle moto in prova. Ricky ride perché deve tornare sul lago di Como da Bobbio. Noi vi ringraziamo per averci seguito fino a qua, aspettiamo i vostri commenti qua sotto, iscrivetevi al canale e grazie soprattutto al nostro giovane Ghiso, Grazie a te, a Ricky e a Gix. Ciao! Chi guardo? Te! La GS 800, rifaccio sta roba qua. Vuol fare il fuoristradista e ciao. Gix, Tanto non mi smetti guarda, di stai guardando lui. Quando parla lui c'è lui. Po' qua blooper, eravamo in autostrada. Finita l'autostrada.